Buongiorno a tutti, ben rivisti anche se in maniera virtuale attraverso una telecamera e ben ritrovati in questo webinar dove si parlerà di uno dei dolci più famosi al mondo, un dolce che è stato portato in tutto il mondo da due personaggi, Angelo Motta e Giancarlo Alemagna, e che appunto ci permettono di distinguerci con un dolce estremamente originale. Parliamo di panettone, di grandi lievitati e quindi oggi parleremo di lievito naturale, di come questo elemento sia così fondamentale per la riuscita di questo prodotto, appunto il panettone. Nel corso del tempo non sono cambiate tanto le cose, per tanti anni la ricetta è rimasta molto invariata, salvo questa tendenza negli ultimi 10-15 anni ad aumentare un pochettino le quantità di burro, di zucchero, di tuorli, grazie anche a farine molto più tecnologiche e molto più prestanti. Quindi oggi daremo un'occhiata a quello che è il processo produttivo del panettone, a quello che può essere un modo diverso da bilanciare di come si faceva una volta, in modo da limitare quanto più possibile i margini di errori. Poi non stiamo parlando di una torta dove se non ci sbagliamo a pesare è pressoché impossibile farlo, ma parliamo di un prodotto vivo che può avere sempre le sue variabili. Quindi attenzione a quello che diremo e buona visione. Iniziamo quindi questo percorso andando ad analizzare tutti quegli aspetti che nella produzione di un panettone possono migliorare la riuscita finale. Teniamo conto che normalmente un panettone oggi viene prodotto nella stragrande maggioranza facendo due impasti, quello che è definito impasto serale appunto la sera verso le 5, le 6 della sera e quello che è l'impasto finale la mattina dopo. Ci sono alcuni professionisti che lo stanno facendo a 3 impasti, riprendendo quello che era una metodologia di lavoro appunto messa a punto da Angelo Motta a inizio del 1900. Una delle cose che sicuramente a me piace tantissimo con cui mi piace tantissimo iniziare per migliorare la mia ricetta è l'autolisi. Prima di parlarvi dell'autolisi volevo fare una premessa. Alla quarta puntata verranno date risposte a tutte le domande che avete, ai commenti che farete, per cui potete lasciare già da adesso domande, dubbi. Nella quarta puntata sarà esclusivamente dedicata a questa, sarà data una risposta anche a questo qui. Che cos'è l'autolisi? Se andassimo a vedere quello che è il termine letterale, autolisis deriva dal greco autodistruzione, quindi vuol dire che una cellula si autodistrugge da sola. Nel nostro caso invece autolisi è un termine messo a punto dal professor Carvel nel 1957 e sta a significare un processo enzimatico che avviene all'interno di un impasto senza lo stress della fermentazione. In sostanza cosa succede? Che i vari enzimi preposti appunto alla riuscita di un impasto a base di farina, quindi parliamo di proteasi, lipasi, amilasi, possono lavorare senza che la fermentazione interferisca con loro, migliorando la struttura e la natura dell'impasto. Per capire questo, e quindi per esempio capire l'azione delle proteasi che lavorano nei confronti delle proteine, rendendo disponibile all'interno dell'impasto quelli che possono essere aminoacidi e componenti peptidici, pensiamo a questo impasto qui. Questo è stato fatto circa un'ora fa. Ha girato circa 45-50 secondi e quindi non era per niente impastato, quindi non aveva per niente maglia glutinica. Se io adesso lo vado a prendere e vado a tirarlo in maniera, non so se si può vedere, ecco che voi vi rendete conto di come un impasto che non ha per niente lavorato in macchina ha già una struttura glutinica importante. Perché? Perché le proteasi hanno potuto lavorare con tranquillità, hanno creato estensibilità nell'impasto stesso, per cui nel momento in cui adesso andrò a impastare il mio primo impasto, avrò sicuramente in termini di tempo un vantaggio quantificabile in un 40-50%. Anche la lievitazione subisce un miglioramento da questo. Perché? Perché le amilasi, che sono gli enzimi preposti a trasformare l'amido in glucosio, e il glucosio sappiamo tutti che è elemento o benzina naturale per quello che è la fermentazione, quindi il processo fermentativo di lievitazione dei lieviti, possono lavorare in maniera indisturbata e quindi possono produrre più molecole di glucosio libero. Risultato, nel momento in cui il mio impasto è finito,
inizia a lievitare molto più velocemente. Ecco che quindi tutti questi vantaggi sono tangibili e possono portarmi a un miglioramento dei tempi di impasto sicuramente e anche dei tempi di fermentazione. Normalmente un impasto in autolisi a parità di lievito e a parità di temperatura arriva circa un'ora e mezzo prima la mattina. Questo vuol dire che ci possiamo permettere di abbassare la temperatura della cella di lievitazione andando a consumare in questa maniera meno zuccheri e mantenendo una dolcezza maggiore nel nostro prodotto e una quantità di acqua legata che fa sì che il nostro impasto possa mantenersi più morbido. Bene, abbiamo visto allora l'impasto all'autolisi, adesso non ci resta altro che trasformarlo in un primo impasto serale in modo che in 12 ore possa essere pronto per diventare un panettone. Giulia, mi porteresti per favore gli ingredienti? Grazie. Qui abbiamo gli ingredienti basilari per fare il nostro panettone, il principe che è la pasta madre, zucchero, tuorli, latte in polvere e burro. Il latte in polvere è un elemento strutturante poco considerato tante volte ma estremamente importante perché la denaturazione della caseina che avviene durante il processo di essiccazione in realtà permette all'interno di un impasto lievitato di sviluppare meglio oltre che avere un effetto tampone su un'eventuale acidità che si potrebbe formare. Ecco il motivo del latte in polvere. La sequenza sarà molto semplice, incorderemo prima l'autolisi con il lievito naturale, andremo giù con lo zucchero, i tuorli e per ultimo il burro. Prendiamo quindi, come abbiamo detto, l'autolisi. L'impasto verrà fatto in un primo momento normalmente in prima velocità, avendo però poco impasto in ragione della grandezza della macchina partiremo direttamente in seconda. Quindi qui abbiamo il nostro lievito. Importantissimo nella gestione del lievito potersi fare la spia in modo da poter vedere l'aumento di volume che questo ha durante appunto il processo di fermentazione e di lievitazione, ma ne parleremo poi in maniera più dettagliata dopo quando parliamo della gestione del lievito. Partiamo un attimino in prima, poi dopo andiamo direttamente in seconda. Praticamente se andate a cronometrare il tempo di impasto vi renderete conto che in circa 4 minuti il primo impasto è già incordato, pronto per portare dentro lo zucchero. Sicuramente fosse stata una quantità di pasta maggiore avrebbe lavorato un pochettino meglio con tutte e due le braccia della macchina. Sicuramente quella dell'autolisi è una pratica importante, il pasticcere l'ha ereditata dai panificatori. Una cosa che non abbiamo detto prima e che spesso mi chiedono è per quanto tempo deve essere fatta l'autolisi. L'autolisi nasce per rendere più lavorabili farine integrali o farine ricche di fibre, per cui in quel caso lì le ore cominciano a essere diverse fino a 12 ore per esempio con una farina integrale. Nel caso invece di utilizzo di una farina bianca il tempo minimo, per quello che è la mia esperienza, è sufficiente per portare i vantaggi, 45 minuti, io normalmente faccio circa un'oretta. Ci viene un'autolisi più lunga? Non succede assolutamente nulla, non abbiamo effetti migliorativi tangibili né effetti negativi, semplicemente lavoreranno un pochettino di più gli enzimi. L'unica cosa a cui dobbiamo prestare attenzione nel caso facessimo magari questo processo legato a una farina integrale o di tipo 1 o di tipo 2 è che se il tempo diventa lungo e il periodo in cui lo facciamo è abbastanza caldo dovremo usare anche il frigorifero, comunque temperature più refrigerate. Perché? Perché già dopo 7-8 ore un'autolisi in condizioni di 32-34 gradi potrebbe dare origine a delle fermentazioni spontanee, per cui in inverno non ci sono problemi, soprattutto ma anche in estate se usiamo una farina bianca. Qualora dovessimo usare una farina integrale o di tipo 1 o tipo 2 e il tempo si allunga e fossimo in estate è consigliabile operare metà tempo a temperatura ambiente
e metà del tempo a temperatura refrigerata. Come potete vedere si è già incordato l'impasto, sono passati veramente pochi minuti, è portato dentro, ma ripeto, l'altro braccio non può attaccarsi perché la pasta è poca, però se vogliamo far vedere magari anche la struttura dell'impasto, vedete come è già bella incordata, è già bella tenace, quindi questo è già un impasto che ha preso la struttura necessaria, la corda necessaria per poter andare giù direttamente con lo zucchero. Ecco, prima di andare giù con lo zucchero volevo dire una cosa importante. Chi mi conosce sa che spesso e volentieri ho usato anche l'estratto di malto e magari in questa ricetta può dire o vedere che l'estratto di malto non è presente. È una scelta voluta per il semplice motivo che l'estratto di malto alla fine fa un'azione molto simile a quella che è l'autolisi, però limitata al mondo delle amilasi, quindi limitata al mondo degli zuccheri. Quindi se io faccio un primo impasto e non voglio fare l'autolisi, allora sì che è consigliabile mettere l'estratto di malto. Perché? Perché l'estratto di malto mi permette di avere a disposizione immediatamente degli zuccheri semplici, in quanto l'80% dell'estratto di malto sono zuccheri semplici, e mi permette durante la notte di avere una regolarità nella lievitazione, in quanto sarà l'estratto di malto ad andare a trasformare l'amido della farina in zuccheri e dare quindi da mangiare al lievito. Un'altra cosa importante, se usassimo l'estratto di malto, il processo di produzione cambia leggermente, nel senso che qui abbiamo fatto l'autolisi con i liquidi e andiamo giù adesso con lo zucchero. Nel caso specifico invece non avessimo fatto l'autolisi, lo zucchero è strettamente consigliato diluirlo o scioglierlo, come è meglio dire, nei liquidi. Perché? Perché lo zucchero andrebbe in conflitto con la maglia glutinica nella gestione dei liquidi, la maglia per formare il glutine, quindi lo zucchero per saturarsi, e potrebbe o impastarsi male o non formare bene la maglia, per cui nel caso specifico non facessimo l'autolisi, sciogliamo lo zucchero con i liquidi e poi iniziamo a impastare. Invece nel caso dell'autolisi la maglia si è già formata nell'ora di tempo che l'abbiamo fatta sostare. Anche qui ho guardato l'orologio 22:43 per vedere a volte nel silenzio è anche bello sentir parlare le macchine, è anche bello sentire, perché hanno un suo fascino e qualcosa da raccontare. Tante volte gli impasti si portano a compimento anche ascoltandoli, perché come diciamo noi lievitisti, quando comincia a cantare l'impasto è quasi pronto. Qui vale lo stesso principio detto prima, la quantità di pasta rende un pochino più difficoltosa l'assorbimento dello zucchero, ma non in maniera importante. 3 minuti, si è ricompattata, come dicevo 4 minuti più o meno è il tempo necessario, dai 4 ai 5 minuti per incordare lo zucchero. Siamo partiti da 7 minuti e abbiamo già messo dentro tutta la quantità di zucchero, di acqua, di panna in questo caso anche, nell'autolisi è stata usata anche la panna, come potete vedere dalla ricetta. Una parte di tuorlo me la sono tenuta da incorporare in un secondo momento e la trovate qui, per il semplice motivo che l'autolisi andrebbe fatta, stando a quelli che sono gli studi fatti dal professor Calver, con una idratazione del 50-55% della farina. Logicamente quando si parla di idratazione si parla sempre di quello che è la percentuale d'acqua, per cui io nel mio primo impasto ho come liquidi acqua, panna e tuorli.
Quindi quando vado a fare il calcolo dei liquidi, la panna la calcolo un 59%, il tuorlo lo calcolo un 50% e facendo questi calcoli mi sono ritrovato che i liquidi che avevo erano superiori a quelli che mi servivano. Per cui l'autolisi l'ho fatta con un'idratazione del 55% e il tuorlo rimasto lo vado a incorporare adesso. Facendo l'autolisi mi permette di poter mettere a lievitare un impasto a una temperatura di circa 25 gradi, cosa che normalmente con un impasto non in autolisi si tende a tenere i 27 gradi, 26-27 gradi, anche 24 si possono tenere. Come dicevo prima, questo è un vantaggio perché alla fine mi permetterà di mantenere una maggior dolcezza e una maggiore idratazione della mia acqua, in quanto ne verrà essendo consumato meno zucchero, si avrà anche meno acqua libera e quindi una maggior morbidezza. Siamo più o meno a 12 minuti, ha pulito anche il tuorlo e a questo punto andiamo giù col burro. È importante la temperatura del burro? Spesso mi sento rivolgere questa domanda. E la risposta è sì, è importante la temperatura del burro, non tanto per la difficoltà che un impasto potrebbe avere nell'incorporarlo, quanto per la percezione di fresco e di gusto del burro all'interno di un impasto. Questo è strettamente legato a come il burro, essendo un prodotto ricco di acidi grassi, può cristallizzare. Gli acidi grassi del burro possono cristallizzare in 81 modi diversi e si è visto che quello che permette la migliore percezione di fresco è portare il burro a una temperatura per l'incorporazione logicamente in un impasto come il panettone, come può essere un cornetto e quant'altro, a una temperatura fra i 18 e i 22 gradi. Portare il burro a una temperatura superiore ai 22 gradi si avrebbe all'interno del burro stesso una quantità di acidi grassi saturi sciolti maggiore e quando questi ricristallizzano tolgono parte del sapore o comunque la percezione del sapore, non tolgono parte del sapore, la percezione del sapore. Allo stesso modo, se fosse troppo freddo ci sarebbero troppi acidi grassi insaturi e anche questi tendono un pochettino ad appiattire il sapore. Per cui 18-22 gradi è la temperatura ottimale per incorporare un burro in un impasto, oltre al fatto che a quella temperatura, come potete vedere, viene gestito dall'impasto in maniera molto veloce. Terminato l'impasto, fra qualche minuto lo metteremo a lievitare facendo sempre una spia. Nella gestione degli impasti lievitati è importante non soltanto l'aspetto legato, come anche del rinfresco del lievito, legato all'aspetto visivo, di densità e quant'altro, ma anche l'aspetto legato al volume che un impasto può avere. Sicuramente un impasto serale che deve arrivare alla mattina, oltre a vedere la mattina magari che abbia l'acidità giusta, è importante anche vedere che abbia fatto il volume corretto. E il volume corretto mediamente attorno a 2,7, un po' meno del triplico, in quanto con il triplico non tutte le farine arrivano a sopportare a volte il carico che l'acidità che raggiunge, che non è elevatissima, comunque superiore magari ad altri impasti dolci, può portare sulla maglia glutinica. Per cui 2,7
è una misura anche definita da accademici delle varie università con cui ho avuto modo di parlare, è corretta, e questo vuol dire farsi una spia, e a seconda che valutiamo, partiamo come base di partenza la pasta o il recipiente. Se prendiamo la pasta decidiamo di fare 2,7, per cui se abbiamo un chilo di pasta moltiplichiamo 2,7 e sappiamo che dobbiamo arrivare in un recipiente da 3 litri quasi in cima. Se abbiamo invece un recipiente e vogliamo capire quanta pasta mettere, dividiamo la capienza del recipiente, in questo caso sempre 3 litri, diviso 2,7, il risultato, che è 1140, sarà la quantità da mettere dentro. L'impasto, se si può sentire, canta. A posto. Abbiamo chiuso il nostro impasto nei tempi previsti, adesso lo andiamo a prendere per pesare e fare la spia. Vedete, ha una bella elasticità, e adesso lo andiamo a pesare per poterlo mettere via. Giulia, mi allunghi per favore il coltello? Adesso andiamo a fare materialmente quello che ogni sera si fa, cioè la spia, come dicevamo prima, per avere idea di quanto svilupperà il nostro impasto. Quindi, come abbiamo detto prima, 1140 grammi, e deve arrivare in cima. Gli diamo una lavorata. E questo sarà la nostra spia, che deve arrivare in cima e ci dirà quando il nostro impasto è pronto. Normalmente, per avere un'attinenza fra il recipiente dove mettiamo l'impasto più grande e la spia, ci deve essere circa un 25% di differenza, nel senso che qui abbiamo circa 7 kg, poco meno, sì, qualcosa di meno, 6 kg più o meno, e deve essere più o meno 4 volte il peso della spia quello che viene messo qua dentro. Con una differenza del genere i tempi di fermentazione sono molto simili. Capite anche voi che io avessi un recipiente con 25 kg di pasta e una spia con 4 litri di prodotto, le due fermentazioni non combacerebbero. Quindi è importante avere anche la giusta quantità di spia che rispecchi quello che avviene nel secchio più grande. E ora andiamo a metterlo in lievitazione. Giulia, mi passi la spugna, adesso diamo un pulitino al banco, e poi, visto che abbiamo il nostro primo impasto fatto che ci metterà 12 ore a lievitare, ne ho uno pronto fatto ieri sera e andremo materialmente a finalizzare questo. Quindi qui abbiamo una spia fatta nella stessa identica maniera che abbiamo fatto la spia precedente, quindi ha ampiamente fatto il suo dovere, anzi abbiamo anche forse aspettato qualcosina in più, e quindi è pronta. Come ingredienti, giusto per spiegare un pochettino la funzione dei vari ingredienti che avremo, quando andiamo a fare un panettone, è vero che è importante, e questo lo dico sempre in maniera prioritaria, la gestione del lievito. Quando la gente mi chiede: ma è possibile fare un panettone che duri un mese senza aggiungere nessun tipo di enzimi o fibre? Tecnicamente deve essere possibile. Quando non ci si riesce, perché a monte forse il lievito non è gestito in maniera corretta e quindi le acidità sviluppatesi non sono corrette, e a volte anche la ripartizione degli ingredienti può aiutare nel raggiungere determinate tempi di shelf life. Sicuramente un ingrediente importante nella gestione del shelf life di un prodotto sono gli zuccheri. A tal riguardo, prima di parlare, volevo fare una precisazione. Avete visto alcune cose prima nella gestione primo impasto. Ricordiamo sempre che qualsiasi domanda, dubbio o commento vogliate fare, siete invitati a scrivere per poi dare risposta nella quarta e ultima puntata di questi 4 appuntamenti dedicati al lievito e al panettone. Detto ciò,
gli zuccheri sono fondamentali nella gestione della shelf life del prodotto, non solo perché conferiscono dolcezza, ma anche perché grazie alla loro capacità igroscopica, quindi di assorbire e legare l'acqua, possono tenere stabile l'acqua all'interno dell'impasto e quindi mantenerlo morbido e umido. Sicuramente gli zuccheri non sono tutti uguali. Il saccarosio, che per antonomasia è lo zucchero che si usa maggiormente ed è quello che deve essere maggiormente presente in un impasto, ha una forte funzione dolcificante, strutturante in quanto caramellizzando durante il processo di cottura conferisce anche struttura, e anche per quanto riguarda la colorazione ha un'incidenza molto forte in quanto è responsabile della reazione di Maillard, che è quella che conferisce questo classico colore dorato ai prodotti finiti, per cui in una percentuale importante, circa 50% di tutti gli zuccheri, deve essere composto, se non il 60%, dal saccarosio. Ma fondamentali sono anche l'utilizzo di altri zuccheri. Per esempio, io amo molto utilizzare zuccheri come fruttosio, come zucchero invertito, come miele, come pasta d'arancia, magari non tutti quanti insieme, ma ognuno di questi ha una sua funzione. E come diceva Aristotele, che amo ripetere sempre, la conoscenza produce arte, l'inesperienza produce il caos, sapere quello che si fa limita i motivi o non i motivi, le problematiche. Allora, il miele è un forte zucchero, chiamiamolo così, caratterizzante. A livello di impatto, di gusto, è abbastanza determinante grazie alla presenza di una parte di melassa. Questa parte di melassa però gli impedisce di avere una capacità igroscopica, per esempio, pari allo zucchero invertito. Per cui se uso zucchero invertito e miele, che sono più o meno tecnicamente tutte e due uguali all'interno di un impasto, con il miele andrò a dare maggior gusto e andrò a incidere maggiormente sull'aspetto visivo, quindi sulla reazione di Maillard e sul colore del panettone. Con lo zucchero invertito agisco maggiormente invece sulla morbidezza del prodotto. Perché? Perché lo zucchero invertito, essendo fondamentalmente due zuccheri, glucosio e fruttosio, separati appunto da un processo industriale che fa l'uomo, ha una capacità di legare l'acqua superiore a quello che è il miele. Per cui quando li uso tutti e due, e spesso mi capita di usarli tutti e due, li uso proprio per questo motivo qui. Non è un doppione, ma semplicemente mi permettono di gestire l'acqua e il sapore in maniera diversa. Quando non uso lo zucchero invertito, parte di quelle che sono le funzioni dello zucchero invertito io le ottengo con la pasta d'arancio, come in questa casa qui, d'arancia. La pasta d'arancia è un prodotto candito e nel processo di canditura inverte parte dei propri zuccheri. Risultato, ha un comportamento in termini igroscopici simile a quello dello zucchero invertito. Quindi ottengo fondamentalmente due effetti basilari: uno, dare gusto al prodotto; due, legare acqua. Quindi semplicemente con un ingrediente che fino agli inizi del secolo scorso, o quello prima, 1900 o quello prima, era pressoché legato allo zucchero e basta, e forse un po' di miele, oggi abbiamo la possibilità di usare diversi zuccheri, non ultimi il fruttosio, che se usato in una percentuale di circa l'1,5% sul totale di impasto al netto degli inerti, mi permette non soltanto di legare una buona percentuale d'acqua, ma anche e soprattutto di produrmi determinati componenti aromatici che si sviluppano durante la fermentazione lattica ad opera dei lactobacilli. Ci sono dei lactobacilli che, fermentando il lattosio, trasformano questo in componenti aromatici, per cui l'utilizzo o meno di fruttosio all'interno di una stessa ricetta mi può dare più o meno una profumazione, una connotazione aromatica. Anche per quanto riguarda il burro, piace diversificare. Abbiamo burro tradizionale all'82% e panna, e la panna è sempre di natura vaccina, per cui contribuisce sempre a quello che è il calcolo dei grassi all'interno di una ricetta, ma con una differenza: essendo un'emulsione liquida mi dà una textura completamente diversa, molto più fioccosa, mi dà una pasta che è più scioglievole in bocca e mi dà una sorta di scioglievolezza in bocca leggermente superiore al burro. Per cui, abbinando queste due componenti che fanno parte
praticamente della stessa famiglia, perché il burro poi diventa burro essendo prima panna, ottengo il massimo del risultato. Ricordiamo che la materia grassa, la qualità della materia grassa, e su questo è importante perché la qualità della materia grassa si trasforma in qualità degli acidi grassi che la compongono, e questa si trasforma in capacità di ritardare l'invecchiamento, che è un'azione naturale che i grassi hanno, ma che possono avere più o meno accentuata grazie appunto alla qualità della materia che viene usata. Per cui un occhio di attenzione nel panettone, come in tante altre preparazioni, alla materia grassa fondamentale e alla farina, perché tenga poi tutto quanto insieme uniti nella sua maglia glutinica. Ora materialmente iniziamo ad impastare. Iniziamo quindi il nostro secondo impasto andando a mettere l'impasto serale in macchina. In questa prima fase io aggiungo anche una piccola quantità di tuorlo che mi permette di incordare meglio l'impasto serale con la farina, in quanto il tuorlo con la lecitina mi agisce anche da emulsionante, me lo tiene maggiormente legato, facilita il legarsi della farina. Ora, per circa 15 minuti, lasciamo che l'impasto giri e magari spendiamo due parole su quello che è stata brevemente la gestione del lievito che ha portato a questo impasto. Poi nella gestione del lievito possiamo parlarne, ne parleremo sicuramente nella prossima puntata, nella seconda puntata appunto di questi incontri sul lievito naturale. Allora, qui siamo andati dentro con il lievito a un rinfresco solo. A volte quando si parla di un rinfresco solo c'è gente che addrizza i capelli pensando che la tradizione del lievito naturale vuole che si faccia i tre rinfreschi classici e canonici. Premesso che io non ho nulla contro i tre rinfreschi, sicuramente quello che erano le condizioni igieniche, quelle che erano le condizioni di farina, gli ambienti dove si lavorava più di 100 anni fa, quando Motta diede inizio appunto all'era moderna del panettone, giustificavano i tre rinfreschi, ci voleva una continua selezione di microrganismi perché veramente i più forti, i più adatti venissero fuori. Oggi si è capito molto di più su quello che è il metabolismo degli lieviti, su quello che è il loro modo di interagire con i lactobacilli. Per esempio, una cosa importante che si è capita è che il lievito ha 4 fasi dove lavora e dove può raggiungere o meno le proprie prestazioni. Quello che a noi interessa capire, perché può essere interessante un rinfresco solo, ha a che fare con quella che in chimica viene chiamata fase logaritmica, ossia la fase dove la fermentazione lattica ad opera dei lactobacilli e la fermentazione alcolica, quindi quella operata dai lieviti, raggiungono un stesso punto di insieme. Questo logicamente lo si può dedurre da un grafico dove le due fermentazioni viaggiano a ritmi diversi per un certo periodo di tempo per poi trovarsi sullo stesso asse. Quel momento lì, che normalmente avviene fra le 6 e le 8 ore dall'inizio di un rinfresco, è chiamata fase logaritmica ed è il massimo momento di capacità fermentativa che può avere un lievito.
Detto questo, per quale motivo allora un rinfresco solo? Perché quando si opera un rinfresco solo, innanzitutto si opera per un tempo più lungo, per cui invece di fare i due classici rinfreschi da 4 ore e mezza o quant'altro, se ne fa uno solo da 8 ore. Si aumenta la quantità di farina nel primo rinfresco in modo che i lactobacilli diluendosi possano riprodursi più facilmente e nell'arco delle 8 ore c'è una corretta riproduzione dei lactobacilli e una corretta azione e quindi produzione di anidride carbonica da parte dei lieviti. Questo fa sì che se un lievito è maturo, un lievito è usato tutti i giorni, non stiamo parlando di questa tecnica adatta per uno che fa panettoni oggi, poi mette in frigorifero il lievito e poi lo piglia fra 4 giorni. Si sta parlando di una persona o di un processo produttivo dove il lievito viene impiegato tutti i giorni e il lievito c'è una sua regolarità e una sua forza che l'operatore arriva a mantenere. Io abitualmente impasto con un lievito a 2 rinfreschi. In certe circostanze, vuoi per conoscere e capire e quindi valutare strade diverse, ultimamente sto facendo anche degli impasti a un rinfresco solo e vi posso garantire che il risultato finale è del tutto identico e simile a quello a 2 rinfreschi. Ottimo. Premesso, e lo dico per non essere frainteso, che il lievito sia in una condizione di forza e di salute che permetta questo qui. Diversamente è meglio andare con i 2 rinfreschi. Andiamo a vedere il nostro impasto che comincia a cantare. Logicamente in questo momento deve formare correttamente la maglia, perché se la maglia non fosse correttamente formata in questa fase, questo problema ce lo porteremo dietro fino alla fine, rischiando poi alla fine, quando andiamo a buttare giù i grassi, che la pasta tenda un attimino a collassare. Per cui è sempre importante andare a mettere un ingrediente quando quello precedente è stato completamente assorbito. Per quanto riguarda la suddivisione, quindi l'introduzione dei vari ingredienti, noi andremo adesso dentro con quelle che possono essere gli zuccheri più problematici per un impasto, la pasta d'arancia e il miele, per motivi diversi, ma sono gli unici che possono creare un leggero collasso all'impasto. Io che avevo l'abitudine di metterlo insieme al burro alla fine, mi sono accorto che per quello che è la sua struttura, la sua granulometria, alla fine poteva crearmi dei problemi. Messo all'inizio come primo zucchero, anche se la maglia tende un attimino a sfarmare, insomma, ad avere qualche piccolo problemino, ha modo di riformarsi senza grossi problemi. Per cui miele e pasta d'arancia, zucchero e latte in polvere, dopodiché seconda parte di tuorli, panna, sale. Molti mi chiedono se il sale sia corretto metterlo a inizio impasto o a fine impasto, magari insieme al burro. Premesso che io non faccio mai dogmi, non mi piace mai essere dogmatico, è così, punto e basta. Io spiego sempre il perché delle mie scelte, della mia esperienza e poi ognuno può attingerci o meno. Il sale, quando viene messo all'interno di un impasto, ha due funzioni prevalenti. Uno è quello di esaltatore di sapidità, per cui quello di esaltare i sapori. In un impasto così ricco di uova, di burro, l'effetto anche di rallentamento della fermentazione è molto più limitato rispetto a quello che può essere nel pane, per cui è molto più apprezzato per quello che è in grado di esaltare gli altri ingredienti. Il secondo aspetto invece più importante è che il sale tende a rinsaldare quelli che sono i punti di solfuro, ossia quei punti di intersezione dove la maglia glutinica si forma. Per cui nel momento in cui io vado a mettere il sale all'interno di un impasto, la mia maglia tendenzialmente tende a diventare un pochettino più rigida, parliamo di piccoli aspetti, ma sufficienti a far sì che la massa di grasso che viene buttata poi in un secondo momento possa essere assorbita senza grossi problemi. Questo a patto
che il lievito stia bene, perché negli impasti a pasta acida quello che può creare problemi nell'inserimento degli ingredienti e nei processi vari di fermentazione e lievitazione è semplicemente l'acidità della pasta madre, che può agire in maniera positiva o negativa nei confronti della maglia glutinica. Ok. Ricordo una delle prime cose quando feci uno dei primi impasti insieme a un lievitista famoso, adesso non sto a citare il nome, mi disse: quando vedi che l'impasto fa la mutanda è pronto per andare al secondo ingrediente. Io dico: cos'è la mutanda? Quando ha la capacità di tornare indietro senza rompersi. Il nostro impasto, per quanto poco e quindi limitato, perché comunque lavora prevalentemente a un braccio solo, quando prende l'altra pasta, se la porta indietro non la rompe, per cui siamo pronti per metterci miele e pasta d'arancia insieme. Aggiungiamo un goccino d'acqua, che durante la lavorazione è sempre utile per idratare il glutine. Ricordiamo che il glutine si forma per effetto dell'azione meccanica e per effetto della idratazione. Allora, spendiamo due parole intanto che sta prendendo questo su quella che è l'emulsione che va fatta il giorno prima. Tendenzialmente non metto mai il burro da solo, ma cerco sempre di metterlo in emulsione con una parte di tuorli, con le parti aromatiche, in questo caso qui scorza d'arancia e bacca di vaniglia, una parte di fruttosio e appunto il burro insieme a una parte di tuorli, facendo montare poi tutto insieme. Tutto questo viene poi messo a maturare in una cella a 16 gradi possibilmente, in modo da mantenere una giusta consistenza senza raffreddarsi troppo, e questo permette un vantaggio basilare verso due direzioni. La prima sicuramente dal punto di vista aromatico. Non dimentichiamo che il burro, soprattutto un burro di qualità, e questo lo rimarco perché tante volte si vedono, si sentono panettoni fatti, il burro ci vuole di qualità, indipendentemente da tutto ci vuole di qualità. Ha una capacità di produrre diacetile, e il diacetile è una molecola aromatica che fissa gli aromi e li veicola all'interno degli ingredienti amplificandoli. Per cui un'emulsione fatta a base burro con due elementi aromatici come può essere la pasta d'arancia, la scorza d'arancia e la vaniglia permette nel processo di maturazione, che può avvenire per diversi giorni, di amplificare la propria portata aromatica. Quando sono in produzione mi è capitato in diverse occasioni di poter fare questo con diversi giorni d'anticipo. Tenete conto che una massa come questa tenuta a 16 gradi può tranquillamente stare 20-30 giorni senza subire deterioramenti. In questi 20-30 giorni ha una capacità di maturazione della componente aromatica enorme. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io posso farla anticipando i tempi, pianificando, non so, 5 cotte, faccio per fare un esempio, per ogni cotta di panettoni so che ci può andare questa quantità di burro, fruttosio e quant'altro, e prepararla in anticipo. Il secondo aspetto di questo, del vantaggio di un'emulsione è la capacità di legarsi e di creare legame con la maglia glutinica. La riuscita di tale legame e la qualità di tale legame migliora l'incorporazione del burro stesso e migliora anche la capacità del burro stesso di retrogradare, di evitare la retrogradazione dell'amido. Per cui oltre al fatto che l'aria che io faccio entrare all'interno della mia emulsione montandola mi porta ad avere un miglior aumento o sviluppo della mia pasta. Ha portato perfettamente dentro miele e arancia, e adesso andiamo giù con zucchero. Qui siamo di fronte a una maglia già formata, per cui anche se non andiamo giù piano piano non succede assolutamente nulla.
Ok, prima di andare in incorporazione con i canditi, una cosa che consiglio sempre di fare è di metterli in un recipiente, dopo piglieremo il secchio dove c'è stata la pasta e andremo a mescolare, in questo caso pasta canditi di arancia e uvetta con un po' di burro liquido. Il burro liquido permette alla pasta permette alle due frutte di rimanere separate e distaccate fra di loro, per cui di uniformarsi correttamente all'interno dell'impasto. Un'alternativa, soprattutto nel periodo invernale, può essere quella di mettere l'uvetta e l'arancia insieme, prendere qualche pezzo di burro 32%, buttarglielo sopra, passare in forno a 50-60 gradi in modo che il burro possa fondersi e poi mescolarlo. A voi la scelta se fondere un po' di burro o usare un po' di burro liquido, perché comunque servirà per migliorare l'incorporazione della frutta nell'impasto. Andiamo giù con la seconda parte di tuorlo. Spesso mi tenevo un po' di tuorlo da mettere prima del burro, in quanto il tuorlo facilita l'incorporazione del burro avendo la lecitina che fa da effetto emulsionante. In questo caso qui non me lo sono tenuto, ma ho messo una parte di tuorli nell'emulsione così da avere più o meno lo stesso effetto. Quindi la quantità di tuorli che io ho nel mio secondo impasto l'ho diviso in tre, una parte all'inizio, una parte adesso e una parte dentro l'emulsione. Ne approfitto per buttare giù il sale, così con l'umidità che c'è maggiormente, a modo di essere amalgamato più velocemente. Tenete conto che messo adesso il sale vuol dire avere ancora più o meno 10 minuti, un quarto d'ora di lavorazione, ed è un tempo sufficiente perché lui possa compattare la maglia e quindi migliorare poi l'incorporazione del burro. Andiamo giù con la panna. Questo è il bello della diretta. Purtroppo adesso dopo pulirò un attimo. Come dicevo, là è il bello della diretta. Volevo andare giù senza fermare la macchina, ma non ci posso riuscire, quindi vado giù in due step. Via con l'ultima parte di panna. Giulia, per cortesia, mi puoi allungare puoi passare il secchio che mescolo la frutta.
quando un impasto si è formato correttamente e ha una maglia glutinica ben formata, è possibile anche andare giù con l'emulsione tutto in una volta sola. Questo è importante perché più volte noi rompiamo la maglia, la facciamo rifare, e più quando si riforma è un pochettino più indebolita. Quindi ha assorbito la panna, la struttura c'è. Come potete vedere la struttura c'è dell'impasto. Ora andiamo giù con l'emulsione in una volta sola. Quattro 5 minuti e poi l'impasto sarà pronto. A quel punto diventa importante anche molti hanno l'abitudine di spezzare subito l'impasto, altri lo fanno puntare per poco tempo. Io ho notato che la soluzione migliore è riuscire a far puntare l'impasto per circa un'oretta a circa 32-33 gradi, in modo che possa partire correttamente la fermentazione. È il motivo per cui una volta che avremo finito l'impasto e messo in questo recipiente, andremo a segnare o con un pennarello o con un po' di nastra carta per vedere nell'ora in cui sta al caldo la sua capacità di aumento, che normalmente deve essere di circa un dito. Questa fase qui è importante da gestire, perché se punta troppo l'impasto richiede particolarmente attenzione in fase di spezzatura e pirlatura, perché un impasto che è partito in maniera preponderante con la fermentazione e con la lievitazione, più lo andremo a stringere e più la fermentazione in pirottino sarà rallentata. Per cui se facciamo partire bene la fermentazione nella fase di puntatura, andremo con una pirlatura leggera. Se partirà invece più lentamente in questa fase qui, possiamo anche stringere un pochettino di più l'impasto per ottenere una buona spinta poi in fase di cottura. Praticamente, come potete vedere, la parte grassa, l'emulsione messa tutta in una volta sola, l'ha già quasi presa tutta, è rimasto qualche piccolo pezzettino che finirà di assorbire. E cosa importante, a fine impasto io ho sempre l'abitudine di mettere un goccio, per goccio si intende 50, 100, 150 secondo la quantità di prodotto che ho in macchina, di acqua fredda. Come dicevamo prima, l'acqua fredda è elemento strutturante del glutine, per cui messa a fine impasto dove il glutine è stato particolarmente sollecitato, lo va a rinsaldare, a migliorarne la struttura. Quindi un goccino d'acqua, in questo caso qui avremo circa 50-60 grammi d'acqua, dopodiché andremo giù con la frutta. Il tempo necessario di far assorbire l'acqua e poi andiamo giù con la frutta. Cosa facciamo? Vedete, comincia a formarsi la maglia, però ancora qualche minuto la lasciamo girare, però è già una maglia ben formata, come potete vedere. La stiamo tirando, tiene, comincia a rompersi un po' lì, però va bene. Un paio di minuti e poi, infatti la pasta è ancora un pochettino umida, deve ancora finire di portare dentro tutta l'acqua che gli abbiamo messo.
Anche la maniera in cui porta dentro la frutta è sinonimo di un impasto ben riuscito. Normalmente questo deve venire nell'arco di 1-2 minuti. Ecco qua, il nostro impasto è terminato. Giulia, mi passeresti un termometro per favore? Ricordiamo anche la misura finale della pasta. Come potete vedere la pasta è ben incordata. Diciamo che per la quantità di pasta la temperatura è un pochino bassina, diciamo che ottimale sarebbe attorno ai 24-25, però la macchina era larga, la pasta ha girato, il caldo della cella ora farà il resto. Ecco qua, anche l'essere riuscito a prendere in una massa sola, averla portata qui sopra, vuol dire che l'impasto si è incordato ed è venuto bene. Ora prendiamo l'impasto che è stato a 32 gradi per circa un'ora, in modo da poter valutare anche l'aumento di volume. Come potete vedere, questo era il livello dell'impasto prima di andare al caldo e in un'ora è il livello che ha raggiunto. Quindi questo è un livello corretto per poterlo spezzare. Andiamo alla spezzatura. Il peso più o meno ogni panettone ha una perdita di circa 6-8% sul peso iniziale, quindi dovuto all'umidità che poi perde nella fase di raffreddamento. Se vogliamo fare un panettone Milano, quindi scarpato e non glassato, andiamo a fargli un peso di circa 1,60 kg per un pirottino da chilo, mentre se vogliamo fare un panettone glassato andiamo a fare circa 9,40-9,50 che con la glassa ci darà più o meno lo stesso peso di un panettone Milano e quindi con il calo fisiologico poter stare entro il chilo senza incorrere in sanzioni. Io amo lavorare anche con impasti morbidi in maniera senza utilizzo di burro da parte per poter evitare attaccamento alle mani, in quanto il burro potrebbe rimanere intrappolato nell'impasto e creare delle macrocaverne o buchi all'interno del panettone. Quindi mi aiuto sempre con un tarocco . Ecco fatto, tieni Giulia, andiamo in lievitazione anche con questi e ora countdown 6 ore andremo in forno. Bene, questa prima parte è giunta a conclusione, adesso vi do appuntamento per la prossima, la seconda parte, dove tratteremo sicuramente altri aspetti importanti sempre inerenti al nostro argomento, lievito, pasta madre e panettone. Alla prossima!